Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare lo stile di uno degli artisti più in voga nella scena uptempo. Sto parlando di Lunacorps. Pixel, Cosa? Che c'è? Che c'è? Sto registrando adesso, non posso. è solo una battuta, dai. Va bene, fai sta battuta e veloce però, grazie. Luna Corps. Luna Corps. L'hai capita? Finito? Finito? Grazie mille, posso riprendere adesso? Stavo dicendo, oggi andremo a ricreare una traccia nello stile di Lunacorps, prendendo ispirazione dalla preview di una traccia che ha pubblicato su Facebook esattamente il 16 novembre. Infatti questa sarà una traccia con una struttura molto veloce, avremo un break e un build up molto corti, per lasciare spazio a tutta l'aggressività che troveremo nel drop. Ma come al solito, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Prima di fare ogni cosa impostiamo i BPM a 210, proprio come una classica traccia uptempo. Come primo step andremo a ricreare un effetto particolare che ho sentito nelle tracce di Lunacorps. Sto parlando del Kick Wide Effects, ovvero questo particolare effetto. Adesso però voglio farvi vedere come ricreare questo particolare effetto. Seguitemi un attimo, prendete il kick in mano, no? In questo modo. No, lo tenete ben saldo, poi lo tirate e ottenete... Tanto per incominciare sono partito da questo kick che è stato totalmente realizzato con Serum. Al kick sono poi stati applicati due effetti, ovvero un equalizzatore e un wave shaper. È stato poi esportato. Successivamente è stato poi alzato di 5 semitoni ed è stata fatta una piccola variazione sulla manopola Pogo. Sì, lo so cosa state pensando, sembra quasi una scoreggia. Però in realtà l'effetto è molto figo. Continuando la catena di effetti cercando di renderlo il più spazioso possibile, abbiamo aggiunto un reverbero, un wider e un limiter per comprimere tutto senza creare distorsioni. Come ultimo passaggio invece abbiamo tagliato via la punta, dato che non ci interessava. Insieme al Kick Effects nella intro troveremo anche altri effetti, ovvero degli sweep e un impact, per creare una transizione con la sezione successiva, il break. Come ultima cosa nella intro troveremo il vocal di Lil Jon con un particolare effetto per renderla molto più cupa. Siamo partiti infatti da questo vocal e l'abbiamo reso molto più cupo utilizzando questo particolare plugin con questo preset. E come tocco finale abbiamo aggiunto un reverbero in reverse. Passiamo adesso al secondo step, ovvero alla melodia principale che è stata ricreata con dei lead e degli accordi. La melodia principale che troveremo sia nel break che nel build up è composta da 3 layer per il top lead e 2 per gli accordi. Andiamoli subito a vedere. Nell'ottava più alta troviamo questo layer che non è nient'altro che un preset di Spire. Nell'ottava subito sotto invece troviamo quest'altro layer che è un preset del Dune 3 stavolta. Sempre sulla solita ottava troviamo un altro top lead che stavolta darà però il carattere alla nostra melodia. E proprio per questo motivo è quello più alto di volume rispetto a tutti gli altri. Anche questo è stato realizzato con un preset, stavolta con il Serum. Utilizzare sintetizzatori diversi ci permetterà di ottenere un risultato molto più corposo, dato che ogni sintetizzatore ha una propria sonorità. Passando adesso agli accordi, quello che possiamo notare è che sono stati scritti semplicemente prendendo la melodia principale e copiandola su ottave diverse, proprio in questo modo. Come abbiamo detto prima, gli accordi sono formati da due layer. Uno che è stato realizzato con questo preset di Spire. E passando al secondo, anche questo è stato realizzato con un preset di Spire. Quindi abbiamo il nostro top lead che suona in questo modo. Mentre gli accordi suonano così. E tutto insieme
Cosa? Che c'è? Di nuovo? Ancora? Ma non la finisci mai di rompere le balle? Allora, intanto ci calmiamo. Poi, in qualità di dottor Gabber, ritengo che la sua scelta di non inserire il basso sia scorretta. No. Il basso non ci va perché semplicemente gli accordi già coprono quella zona di frequenze, quindi no, non ci vuole il basso. Non mi rompere i marroni. Lasciami lavorare. Secondo me dici così perché il basso non lo sai fare. Giuro che se non stai zitto ti tiro un cazzotto talmente forte che ti scambio il naso con le orecchie. Per fare poi posto al vocal nella parte del build-up abbiamo filtrato nella parte finale il nostro lead, semplicemente automatizzando il parametro di questo filtro. Abbiamo poi aggiunto un effetto di stop del vinile con questo plugin. Passando invece alla sezione del build-up, quello che troviamo è un loop di batteria, uno snare e il vocal di Lil Jon. Ehi, Xenon, o come ti chiami? Che c'è ancora? Avrei una richiesta da farti. Vorrei cantare io in questa traccia. No, non ti faccio cantare. Ma perché mi chiedi queste cose? Ok, ho capito. Lascia pure cantare quell'incompetente di Lil Jon. Concludiamo poi questa sezione con uno sweep e l'effetto del kick di prima. Per il fake drop invece non abbiamo niente di speciale, soltanto qualche sweep, l'effetto del kick di prima, un sub drop e il vocal di Lil Jon. L'unica cosa che c'è di particolare subito prima della cassa è questo particolare effetto ricreato semplicemente facendo suonare la cassa a note altissime e giocando con il pan. Come terzo step passiamo invece ai kick. Abbiamo 4 kick, 2 in G e 2 in F sharp. Questi kick sono al limite di essere considerati dei pipe kick, data l'alta frequenza della risonanza del kick. Ma non lo vedi? Sei di un'incompetenza allucinante. Si dice pip kick, non pipe kick. Hai capito? Sì, lo so. Si dice pip kick. Lo so, ma a me non me ne frega niente e continua a dire pipe. Grazie. Questi kick hanno una distorsione molto zanzarosa. Sono diversi per esempio da quelli che possiamo sentire da un The Dark Horror, che utilizza kick con distorsioni molto più croccanti. Ma andiamoli a sentire tutti quanti. Per ottenere questo tipo di kick il procedimento è il solito per tutti e quattro. Analizzando per esempio il primo kick, ascoltandolo direttamente in uscita dal serum suona in questo modo. E aggiungendo mano a mano questi effetti riusciamo ad ottenere il risultato che abbiamo sentito prima. Se volete un tutorial approfondito su come ricreare quel particolare suono su Serum, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come quarto e ultimo step abbiamo il white noise utilizzato come se fosse uno screech, che è una cosa che ho sentito fare per la prima volta proprio da Lunacorps. Se nessuno ha qualcosa da ridire, possiamo andare avanti e capire come è stata realizzata questa particolare sonorità. Ha qualcosa da ridire, dottor Gabber? Per caso? No, tranquillo. Niente? Proprio niente? No. Bene. Mm. Mm. Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Sailor wins. Questo suono è stato realizzato semplicemente con un Silent One completamente inizializzato con soltanto un oscillatore attivo sulla forma d'onda white noise. Abbiamo poi applicato alcuni effetti. Questo è il white noise senza nessun effetto. Iniziamo la catena di effetti con un equalizzatore per tagliare via le basse frequenze che non ci interessano e aumentare un pochino le altissime. Aggiungiamo poi un wider per dare un po' più di stereofonia al nostro white noise. Chiudiamo infine con un po' di reverbero in sidechain. Il white noise è presente sia nel primo drop che nel secondo drop, soltanto che nel primo è molto più basso di volume, per dare molta più importanza alla nostra cassa. Come ultima cosa invece abbiamo una pausa tra i due drop che è molto simile alla parte del break e del build up, infatti i suoni sono esattamente gli stessi, soltanto riarrangiati in maniera diversa in modo da creare un passaggio tra un drop e l'altro. Come ultima caratteristica del nostro Lunacorps abbiamo il nostro vocal drop sotto l'ultimo kick della nostra traccia. Possiamo quindi passare al risultato finale. E Xenon? Che c'è ancora? Un'ultima cosa. Parla. Vorrei annunciarvi che il cretino che ho qui accanto ha iniziato a pubblicare le tracce che vedete su YouTube sul suo canale SoundCloud. Direi di darci un'occhiata, così almeno possiamo prenderlo tutti quanti appassionatamente per il culo. Alla prossima. Benissimo. Ora però passiamo veramente ad ascoltare il risultato finale. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Lunacorps, se vi piace, se non vi piace, se vorreste sposarvelo, se vorreste tirargli una pietra. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come scrivetemi anche qui sotto quale altro artista dovrei riprodurre, come al solito. Lasciate un like, condividete, solite cose. E ci vediamo alla prossima. Gabbers.